Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono nel nostro video, quindi restate con noi fino alla fine. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale e condividete questo contenuto con chi, come voi, ama seguire ogni retroscena delle star. Grazie di cuore per il vostro supporto, adesso entriamo nel vivo. Il mondo del gossip è tornato a vibrare dopo le parole inaspettate di Erkan Merik, parole che hanno riacceso l'attenzione su una storia d'amore che, da tempo, vive sotto i riflettori, quella con Azal Suba. Il successo, le carriere in piena corsa, le agende serrate e le pressioni che arrivano da ogni direzione hanno creato un rumore di fondo incessante. E in mezzo a tutto questo, la frase di Erkan, hanno alzato barriere perché non fossi con Azal, ma ha scosso tanto i fan quanto chi frequenta i salotti del pettegolezzo. Secondo indiscrezioni filtrate da chi frequenta il loro cerchio di amici, Erkan si sarebbe lasciato sfuggire che i segnali di frizione non sono arrivati solo dall'esterno. Fin dall'inizio la coppia si sarebbe trovata a dover fare i conti con dinamiche lavorative complesse, chiamate all'alba, trasferte improvvise, scene da girare con tempi impossibili, richieste continue dai set e dagli sponsor. A tutto questo si sarebbero aggiunti consigli gentili, in realtà veri avvertimenti, provenienti da persone dell'ambiente, spacciati per premure professionali ma di fatto capaci di insinuare dubbi. In confidenza, Erkan avrebbe dipinto così la sua fatica: a volte l'amore di due persone non basta a proteggere quello che provano. C'è così tanto chiasso intorno che finisci per dover tradurre i tuoi sentimenti a te stesso, come se non bastassero più. Un concetto doloroso, soprattutto per chi vive ogni gesto passandolo al setaccio di commenti e supposizioni. Negli ultimi mesi, ogni passo che riguardava Erkan e Azal è stato sezionato a vista: apparizioni pubbliche, like, mancate presenze, sguardi catturati dai paparazzi, silenzi interpretati come risposte. Erkan, stanco della lente di ingrandimento puntata sulla sua vita privata, ha sottolineato che le accuse circolate di recente non raccontano la realtà. Eppure, qualcuno vicino a lui riferisce di un pensiero ripetuto tra amici fidati: in tanti hanno provato a dividerci, e non hanno smesso. A chi si riferisca, nessuno lo dice apertamente. C'è chi parla di spinte dall'interno dei set, chi accenna a voci interessate a rilanciare vecchi conflitti, chi sussurra di persone che, da tempo, non avrebbero visto di buon occhio l'intesa tra i due. Dal canto suo, Azal Suba non ha commentato finora. La sua scelta, raccontano, è stata quella del silenzio lucido: lavorare, prepararsi, onorare gli impegni, proteggere lo spazio intimo. Chi la conosce bene giura che questo modo di stare in scena, senza sbavature, non è indifferenza ma disciplina. Tenere la vita privata lontana dal rumore, per quanto possibile, sembra essere diventata la sua bussola. Eppure le persone più vicine a loro dicono che la relazione non si è spezzata. Anzi, le tempeste recenti avrebbero, paradossalmente, compattato ancora di più il legame. La frase di Erkan che più di tutte ha acceso i riflettori è arrivata secca, quasi a bruciapelo: però, nonostante tutto, non mi sono arreso. Chi li segue ha letto in queste parole un varco di fiducia. In poche ore il tema è diventato caldo sui social, con un vortice di commenti, ricordi, foto, vecchie interviste rimesse in circolo. La domanda che tutti ripetono, sotto traccia, è sempre la stessa: può l'amore tenere il punto mentre tutto intorno spinge in direzione contraria? I fan vogliono crederci. I più scettici, invece, aspettano la prossima mossa. E proprio quella, un segnale da Azal, potrebbe cambiare l'aria. C'è chi dice che nelle parole di Erkan si annidino ruggini passate, ferite mai davvero cicatrizzate. Le incursioni nel loro privato, proprio nel periodo in cui le loro carriere hanno spiccato il volo, avrebbero logorato equilibri costruiti con fatica. Per qualcuno, il vero affanno sarebbe stato la necessità continua di giustificare i gesti, i silenzi, perfino le scelte più piccole. Si mormora che, tra amici, Erkan abbia ammesso: la cosa più estenuante è stata dover difendere il mio sentimento, trasformarlo in una tesi da presentare ogni volta. Ma, stando a chi gli sta vicino, l'idea di lasciare andare Azal non sarebbe mai stata contemplata. La postura di Azal, invece, colpisce per la coerenza.
Niente dichiarazioni d'impulso, nessuna lezione morale, nessuna concessione al teatrino. Negli ambienti di lavoro si dice che sia più riservata del solito, più attenta a ogni dettaglio, concentrata su ciò che dipende da lei. Chi le è accanto parla di una sensibilità sempre accesa, soprattutto quando il nome di Erkan entra nella stanza. Non occorrono gesti plateali per accorgersi che le cose contano ancora. E per molti questo è il segno più chiaro. Sotto il velo del pudore, brucia un attaccamento che non ha smesso di chiedere spazio. Un'altra indiscrezione che fa discutere racconta di una scelta condivisa da entrambi, continuare la relazione secondo regole proprie, lontani dalle attese degli altri. Meno foto, meno uscite al centro della scena, più momenti schermati. Si vedrebbero tramite amici in comune, con appuntamenti dal profilo basso, cercando di sciogliere i nodi uno per volta e con calma. I bene informati leggono in un'espressione circolata tra i due il cuore di questa fase: quello che ci ha provato non ci ha separato. Non una frase scolpita per i titoli, ma la sintesi di chi conosce il peso delle scosse e ha deciso di restare in piedi. Dopo le parole di Erkan, i social si sono riempiti di messaggi per Azal. C'è chi le scrive che la stima non cambia, chi posta scene storiche, chi confessa di tifare per loro da sempre e chi chiede solo una foto, un gesto, la prova che tutto vada nella direzione giusta. Ogni nuova voce, ogni dettaglio raccolto nel retroscena, sembra aggiungere un tassello alla leggenda. Ma l'unica domanda che tiene banco, alla fine, è sempre quella: questa storia cederà il passo alle pressioni o passerà a un livello più profondo? Nei corridoi del settore circola anche un'altra lettura: il peso delle ultime settimane avrebbe reso Erkan più guardingio, più misurato, soprattutto quando la conversazione prova a trascinarlo dentro la sua vita sentimentale. Non è chiusura, spiegano, ma un istinto di protezione. Eppure, dicono, è proprio quando qualcuno fa il nome di Azal che quell'armatura si incrina. Un moto del viso, un attimo di esitazione, uno sguardo che si scalda. Si dice tutto, ma nessuno sa davvero quello che attraversiamo, avrebbe confidato. E in quel noi c'è già una risposta che vale più di 1000 chiarimenti. Azal, dal canto suo, mantiene il suo percorso lineare. Entra sul set con lo stesso rigore di sempre, studia le scene, fa il proprio, raccoglie applausi anche quando intorno grandina. Gli ammiratori apprezzano questa fermezza, la capacità di non trasformare ogni difficoltà in uno show. Ma nel privato, raccontano gli amici, il prezzo si fa sentire. La stanchezza non è un'invenzione. A ogni nuova notizia su Erkan, a ogni rumor ripescato, qualcosa la riporta nel vortice. Non è il clamore che la spaventa, quanto piuttosto la distorsione, vedere frammenti di realtà piegati in storie che non le appartengono. Tra chi segue la vicenda, prende piede l'idea che la coppia abbia scelto una strategia netta: invisibilità, moderazione, nessuna replica d'istinto. Evitare apparizioni ridondanti, non rincorrere ogni titolo, lasciare che i fatti abbiano il tempo di prendere forma lontano dal frastuono. Per alcuni è la prova che la distanza sia cresciuta. Per altri, è il preludio al momento in cui parleranno insieme, a modo loro, e in quel preciso istante faranno cadere tutta la polvere. In questo gioco di attese e sospensioni, continua a risuonare la frase di Erkan sospesa a metà: hanno creato ostacoli tra noi, ma... Un ma che sembra trattenere un mondo intero, e che, a seconda di come verrà completato, potrebbe cambiare il destino del racconto. Il pubblico aspetta di capire se a scrivere l'ultima riga sarà Azal o Erkan. Perché qui non c'è soltanto una coppia famosa. C'è un filo che resiste mentre tutto tira nella direzione opposta. Ed è proprio questa resistenza che rende la storia così magnetica. Gli aggiornamenti non smettono di rincorrersi. Le persone vicine a Erkan confermano che la difficoltà non è cominciata ieri, fin dall'avvio del rapporto, il contesto ha chiesto il conto. Nonostante questo, riaffiorano frasi che hanno l'impronta delle scelte: hanno provato a mettermi i bastoni tra le ruote, ma non mi sono tirato indietro. È una dichiarazione che, a ben vedere, non esalta il dramma, esalta la decisione. Sostenere quello che si sente, senza trasformarlo in un monologo da palcoscenico, può essere l'atto più coraggioso.
Chi conosce Erkan racconta che, quando i riflettori si abbassano, torna alla sua misura abituale. Non fugge, non sfida, si limita a spostare più in là l'argine del privato. Ma appena la conversazione scivola su Azal, la compostezza si fa più fragile. Non è un difetto di controllo, è un riconoscimento. Alcuni sostengono che, in un incontro informale, abbia spiegato così la sua posizione. Tutto viene discusso, ma nessuno ascolta il silenzio delle giornate in cui cerchi soltanto di far respirare quello che provi. Queste parole, se vere, raccontano una realtà che il clamore non può tradurre. Sul fronte opposto, Azal continua a salire in scena come se niente potesse spostarla dalla sua rotta. Ma chi la frequenta sa che l'equilibrio ha un costo. Dicono che, dietro l'immagine serena, si nascondano sere lunghe, un bisogno di protezione, una stanchezza gentile che non cerca applausi. A ogni articolo su Erkan, a ogni vecchia foto riportata in homepage, qualcosa la tocca nel profondo. Non è rimpianto, non è rabbia. È la fatica di vedere un sentimento spiegato da chi non lo abita. Tra i sussurri che circolano, il più insistente è quello di un patto silenzioso, tenere la relazione completamente fuori dal perimetro pubblico. Nessun comunicato, niente dichiarazioni, niente clamorose smentite. Sparire un po', lasciare che la voce torni a essere interna. C'è chi legge questa postura come un addio indifferita, chi come l'unico modo per salvare ciò che conta. Le due letture convivono, rimbalzano e alimentano se stesse. E in mezzo ci sono solo loro, che provano a non perdere il centro. Mentre tutto questo accade, il pubblico non smette di inseguire un segno. Quella frase troncata, quella sospensione che vale una promessa, resta lì. La sua continuazione può fare da chiave. È su questo che insistono gli addetti ai lavori, basta una scelta di tempo, una condivisione calibrata, una presenza inaspettata nella stessa cornice per cambiare completamente il racconto. Nel frattempo, la curiosità raddoppia, c'è un bisogno di risposte che si nutre proprio dell'assenza di risposte. Alla fine, l'immagine che resta è quella di due persone che cercano di far passare attraverso strettoie qualcosa di fragile e potente. Gli ostacoli ci sono e non hanno avuto pudore. Ma c'è, dall'altra parte, una testardaggine gentile. Forse è questo il senso di quella sintesi attribuita a loro. Gli scogli hanno tentato di spingerci ai lati opposti, e non ci sono riusciti. Non è una sfida al mondo, non è una gara a chi resiste di più. È la quieta convinzione che alcune cose non si misurano in like, né in prime pagine, né in quanto riescono a far parlare di sé. Intanto, le giornate scorrono. I set richiamano, le sceneggiature cambiano, le tournée aggiungono chilometri alle agende. Erkan si fa più cauto nelle risposte, alternando sorrisi controllati a piccole pause, come se pesasse ogni sillaba. Azal, con la sua calma ferma, continua a occupare la scena con grazia, lasciando che siano i personaggi a raccontarla. Ma chi guarda bene, nei dettagli, vede i segnali sottili, una traccia di tenerezza quando si parla dell'altro, una precisione quasi ostinata quando si cerca di non far deragliare il discorso. In ultimo, tutto torna a quella frase che ha aperto una stagione nuova di ipotesi, hanno alzato ostacoli, ma c'è chi è convinto che quel ma custodisca un progetto, un passo preparato lontano dal clamore, qualcosa che arriverà quando il timing sarà giusto. E se un giorno fosse proprio Azal a completarla, con la sua misura esatta, forse scopriremmo che la risposta era sempre stata sotto gli occhi di tutti. Fino ad allora, la storia resta dove deve stare, tra i due protagonisti che la abitano. E noi, da qui, la seguiamo nel suo ritmo, aspettando il prossimo, decisivo, respiro. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete il contenuto con gli amici che amano vivere queste emozioni insieme a noi. Alla prossima!